benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di una nostra vecchia conoscenza che ritorna in maniera meno convincente rispetto al passato. Si sente spesso dire che a fare davvero la differenza non è l'album d'esordio di una band, ma il secondo. Potrebbe sembrare un luogo comune, ma spesso si rivela vero, e per un buon motivo. Se per un gruppo è relativamente facile affinare la propria musica negli anni che passano dalla nascita al debutto, lo è molto meno comporre qualcosa di nuovo in breve tempo e fare in modo che sia valido. Sono in molti che falliscono, in parte del tutto questa prova. Purtroppo è il caso di una nostra vecchia conoscenza, gli Exilium. Di questa band di Varese abbiamo avuto nel corso degli anni la possibilità di seguire in pratica l'intera carriera. L'EP The Blind Crowd del 2017 era stata una sorpresa breve ma interessantissima e il successivo esordio su lunga distanza, Tales from This Land, si era rivelato solido e ottimo, seppur la maggior lunghezza rivelasse ancora un po' di immaturità da parte dei lombardi. Immaturità che ci auguravamo potesse sparire con gli Exilium che avrebbero raggiunto il loro pieno potenziale. Purtroppo, per quanto riguarda The Fifth Season, uscito il 29 ottobre scorso tramite Rockshot Records, la promessa non è stata mantenuta, non del tutto almeno. Spesso, in casi come questi, il comeback si rivela frettoloso e non ben studiato. Non è però il caso dei varesini. Al contrario, giudicando dalla miriade di dettagli che si trovano negli arrangiamenti delle sue 11 tracce, il disco sembra pensato e lavorato a fondo, forse anche troppo. Potrebbe essere il motivo per cui gli Exilium hanno perso l'immediatezza e la spontaneità che li caratterizzava in precedenza. Il risultato è che mentre Tales from This Land per gran parte si stampa in mente in pochissimo tempo, The Fifth Season rimane abbastanza anonimo anche dopo molti ascolti, specie in certe sue fasi, e forse la colpa è anche della piccola svolta stilistica attuata dai lombardi. Se nel precedente ce n'erano solo lievi accenni nel loro folk metal, qui gli Exilium virano con prepotenza verso sonorità più estreme. Il cantante Steven Merani usa molto più spesso il growl che in passato. Anche nel riffage a tratti si possono sentire influssi death melodico o persino black metal, oltre che alcune venature sinfoniche. A tratti però il loro lato più melodico riemerge. Se non è un problema quando queste due anime si mescolano nella stessa traccia, in generale The Fifth Season risulta discontinuo a livello stilistico. Per rendersene conto basta confrontare i toni estremi e rabbiosi della opener The Bridge con la leggerezza di Vinland. È come se qui gli Exilium non riuscissero a trovare una direzione ben precisa, il che disorienta ancor di più l'ascoltatore. Per fortuna, sul lato compositivo, la band non ha perso del tutto lo smalto. Se, come detto, alcuni pezzi risultano anonimi, una manciata di essi tengono sul livello. A spiccare sono soprattutto Skull, che nonostante il titolo non è il solito brano folk da taverna, ma varia tra toni sereni e altri più evocativi, in un affresco pieno di colori, e la già citata Vinland, con la sua allegria travolgente che colpisce bene. Vanno menzionati anche due brani pieni di sfumature ben studiate, come la solenne Battle of Tettenhall e la title track nel suo continuo movimento. Nota di merito poi per I'm Down Shamor, sperando di averla letta bene, interludio calmo di sola musica folk. Tutti ottimi pezzi in una scaletta ondivaga che rendono chiara una cosa: gli Exilium non si trovano del tutto a loro agio con la loro nuova anima estrema, visto che tutti quelli appena elencati ricordano, almeno in parte, quanto fatto da loro in passato. Difficile trarre delle conclusioni a questo punto. Da un lato, The Fifth Season è un lavoro con alcuni spunti di classe e in generale piacevole, specie come sottofondo. Dall'altro però, chi ha scritto questa recensione e segue gli Exilium dall'inizio non può negare che sia stata una mezza delusione e fa fatica a capire come i lombardi potranno muoversi in futuro. Magari hanno margini di miglioramento sul loro lato estremo, verso cui svolteranno con ancora più forza nei prossimi album? È possibile, ma stando così le cose non ce la sentiamo di azzardare una previsione. L'unica nostra speranza è che il gruppo di Varese possa correggere il tiro e pubblicare la prossima volta un disco all'altezza delle capacità espresse da loro in passato. Voto di Heavy Metal Heaven 67 su 100. Bene, per oggi è tutto. Se ti è piaciuto questo video, metti il like, condividilo e commentalo. Puoi anche iscriverti al canale e cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Ti invitiamo inoltre a seguirci sui nostri social,
Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link in descrizione qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.